Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi ragazzi ci tocca perché montiamo il nuovo skimmer. Bene ragazzi, allora dobbiamo assolutamente montare lo skimmer che ci è arrivato oggi, l'Aquamatic Power Floater M3 dovrebbe essere. Dopo ve lo confermo, però ci andiamo a vedere il montaggio ovviamente di questo, però fra un attimo, perché vi devo aggiornare un attimo sulla questione acquario. Come vedete mi è arrivato lo skimmer perché appunto dobbiamo già iniziare ad attivare la vasca sotto il punto di vista dello skimmer, e continuiamo ad avere questa nebbiolina all'interno della vasca ragazzi. Però vi volevo far vedere con, diciamo, questo retino che sono ok, copepodi. Ok, adesso andiamo a prendere un poco d'acqua all'interno e vediamo se vi riesco a fare qualche magro. Però non so se vedete all'interno tutti questi animaletti che si muovono, sono copepodi, ok? Quindi abbiamo un'acqua talmente piena di copepodi e fitoplancton, ok, che da un lato è positivo, dall'altro appunto dobbiamo un attimo ristabilire adesso l'equilibrio in vasca, e sicuramente questo lo andremo a fare anche con lo skimmer. Oltretutto non abbiamo ancora inserito il calzino lì dietro, quindi adesso andremo ad inserire il calzino, toglieremo questo skimmer, ci facciamo il montaggio del floater, del power floater dell'Aquamatic, e mettiamo tutto in funzione e vediamo poi come va la cosa. Benissimo ragazzi, allora siamo fuori al nostro terrazzo con il nostro skimmer, questo Aquamatic Power Floater M3. Ragazzi, intanto ringrazio tantissimo l'azienda Aquamatic che ci ha mandato questo skimmer per provarlo con il nostro acquarietto e vediamo un po' come va. C'ha una pompa ultra silent, lo skimmer è fatto bene. Adesso lo andiamo a vedere insieme perché lo apro adesso insieme a voi e vediamo cosa ci viene dentro. Già sta tutto sistemato rispetto allo scatolo che abbiamo visto dell'altro skimmer, che ragazzi quello sì è uno skimmer portoghese ma brasiliano, ma alla fine è tutto made in Cina. Questo è tutto made in Europe e ovviamente già conoscete la marca Aquamatic e è una marca sulla quale possiamo fare affidamento per quanto riguarda appunto prodotti per acquariofilia marina. E ovviamente noi andiamo a provare questo nuovo skimmer, questo floater M3 per il nostro acquarietto. Come vedete è molto snello, è uno skimmer molto diciamo non piccolo ma snello, ok, perché guardate qui come è piccolino, guardate la mia mano rispetto allo skimmer, e questo ci aiuta con lo spazio, col poco spazio che abbiamo in vasca, no? Quando abbiamo queste sump piccole come ce l'ho io, ok. E anche guardate la coppa, che sì, può sembrare piccolina la coppa di raccolta, ma come vedete è bella alta, ok, è una bella coppa di raccolta alta per appunto riuscire a raccogliere tutto quello che produrrà lo skimmer. Quello che ho visto che non hanno è un tubo di diciamo di scolo, nel caso appunto siamo in vacanza e vogliamo mettere noi appunto il tubo di scolo in un altro, che faccia andare il liquido in un altro recipiente. Però questo ragazzi onestamente si può fare pure una manualità vicino e si può ottenere, però questo sarebbe stato importante vederlo vicino. E come vedete abbiamo tutto qui, questo è dove si produrranno le bolle. Credo che qui ci sia qualche alimentatore, qui altri, la pompa sicuramente l'alimentatore e la base. Ovviamente adesso andiamo a montare, come vedete, i tanti manuali che ci dà Aquamatic per appunto tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sulla pompa e ovviamente sullo skimmer, e per quanto riguarda anche il montaggio. Quindi adesso ci mettiamo all'opera e andiamo dentro, perché vedo questo tubicino qui, il 18, non so che cos'è, può essere che ci sia lo scolo in un'altra maniera, quindi andiamo a vederlo. Stavo preparando lo skimmer per andare al montaggio e farvelo vedere velocemente, però abbiamo aperto ovviamente gli scatolini e vi volevo far vedere cosa contengono. Primo scatolino ovviamente contengono tutti i pezzi relativi allo skimmer. Vedete, questa è la parte del fondo, questo molto probabilmente sarà il Venturi,
Adesso vediamo, dobbiamo vedere. Questo è l'attacco del Venturi sicuramente della pompa, adesso ovviamente vediamo. Comunque ci sono vari pezzi all'interno, ok, questo sicuramente è per la regolazione, vedo un più o un meno, ok, quindi ci sono tutti questi pezzi che inseriremo, che ci serviranno dopo, e ovviamente ce l'hanno messi tutti a parte perché sono dei pezzi piccolini. Qui abbiamo un altro scatolo con, come vedete, tante spine diverse per tante prese diverse, perché appunto essendo europea mandano, europea non in verità è mondiale, cioè nel senso inviano un po' in tutto il mondo, quindi ci sono vari attacchi e anche ovviamente quello italiano. Questo come vedete è il controller, ok, della pompa, e se non ho letto male dovrebbe essere anche con controllo wifi, però questo poi dopo ve lo confermo mentre lo stiamo usando. Sì, eccolo qui il simbolo del wifi. Quindi questo è il controller, bel controller davvero, con tutti appunto i suoi pezzi. Qui abbiamo anche la gomma per, ok, la gomma biadesiva per attaccarla, e ovviamente ragazzi fate attenzione a queste guarnizioni, ok, che vengono nel pacchetto precedente ma vengono in tutti i pacchetti, anche quello della pompa. Eccole qui, queste guarnizioni qui possono essere di sostituzione o servono nel montaggio, quindi fate attenzione e non le perdete. E questa è la mini pompa che porta questo skimmer, una pompa minuscola però potente. Questa dovrebbe fare, ce abbiamo scritto qui, 1200 litri ora massimi, se non mi sbaglio ha un assorbimento di 400 litri ora, poi anche questo ve lo confermo. Però adesso passiamo al montaggio, che già abbiamo tirato tutto fuori, e procediamo. Il montaggio davvero semplicissimo ragazzi, oltre alle istruzioni chiarissime che ci sono, ma è davvero intuitivo il montaggio. Ci abbiamo messo 2 minuti nel montarlo tutto. Quello che mi è piaciuto di più di questo skimmer sicuramente sono la pompa dalle dimensioni davvero minuscole, il corpo affusolato dello skimmer e questo sistema di silenziatore che hanno utilizzato per il Venturi, con questo aggancio in biadesivo che poi appunto può essere agganciato e sganciato il silenziatore per andare alla pulizia della coppa. Passiamo adesso alla configurazione attraverso l'applicazione. Dovete scaricare l'applicazione di Aquamedic. Una volta scaricata la apriamo, ci vengono chieste le credenziali di accesso. Se non avete un account lo create da qui. Una volta creato facciamo il login. Come vedete adesso ovviamente già abbiamo un device che è il nostro skimmer, ma adesso andremo ad aggiungerne, faremo la simulazione di aggiungere una pompa. In questo caso appunto vi viene richiesta che pompa è quella da aggiungere. Nel caso dello skimmer è l'ultima pompa in basso, quindi clicchiamo su questa e dobbiamo impostare il controller in Smart Configuration Mode attraverso il bottone del wifi presente sul controller. Mantenendolo premuto per 5 secondi il device, il dispositivo va in Smart Configuration Mode e noi dobbiamo cliccare su questa spunta qui, dobbiamo spuntare questa dicitura e cliccare su Next. Andando su Next ci chiede una rete internet e una password, e ci dice che non supporta le reti da 5 GHz ma solo quelle da 2,4 GHz. Oltretutto vi consiglio di tenere accesa la localizzazione, ovvero il GPS del telefono, perché appunto altrimenti non riesce a trovare i dispositivi. Quindi il dispositivo per la ricerca dovete avere attivo il GPS. Una volta che inseriamo la password ovviamente cliccate su Next e fa la configurazione della pompa. In questo caso noi già ce l'abbiamo su. Per entrare nella pompa basta mantenere premuto sulla pompa, entriamo nella pompa, come vedete è configurabile manualmente, c'è l'on e off qui, ok, e abbiamo un tasto di feed e un tasto di program. Se manteniamo premuto il tasto di program entriamo nella programmazione. Adesso questa è una programmazione veloce che ho fatto io per farvi vedere. Cliccando 2 volte sulle fasce orarie ci appaiono appunto le fasce orarie che possiamo andare a modificare. Ovviamente sono fasce orarie configurabili, possiamo configurare l'ora, ok, possiamo configurare appunto se vogliamo la pompa che lavori in quell'orario al 60% invece che al 100% e così via. E soprattutto possiamo impostare un orario di feed, un feed mode che appunto possiamo inserire
e questo è utile sia per l'alimentazione dei pesci che per l'alimentazione dei coralli, perché possiamo inserire dove vogliamo un orario di alimentazione e possiamo scegliere noi la durata. Una volta fatto questo, ovviamente non vi dimenticate di salvare cliccando su save. Adesso lo lasciamo così, però poi dopo lo andrò a modificare nuovamente, e nel caso appunto si volesse eliminare un orario basta cliccare 2 volte sopra la fascia oraria e cliccare su delete. Una volta che appunto facciamo qui, ecco qui abbiamo eliminato tutto, salviamo. In questo caso la pompa va in automatico, ovvero con il manuale, quindi in questo caso al 100%. Per quanto riguarda il feed mode, scusatemi, invece molto semplice, manteniamo premuto, ci esce un minutaggio di quanto appunto vogliamo che la pompa, lo skimmer stia in feed mode, quindi in modo alimentazione, e parte da 1 minuto fino arrivando appunto anche a 60 minuti, quindi un'ora. Facciamo salva e appunto cliccando una volta il device va in modalità alimentazione, cliccando di nuovo riparte la pompa. Bene ragazzi, allora avete visto più o meno come si imposta lo skimmer attraverso l'applicazione. Adesso volevo farvi vedere qui che ce l'abbiamo qui. Come vedete abbiamo qui il silenziatore, perché il silenziatore che ci forniscono lo possiamo attaccare sulla coppa, ma fondamentalmente lo possiamo attaccare dove vogliamo, e come avete visto, adesso lo stacchiamo un attimo, ha questo tipo di agganci così. Questi sono molto pratici nel momento in cui per esempio qui vogliamo aggiungere della calce sodata, ok, possiamo mettere appunto un tubo che arriva direttamente dalla calce sodata, metterlo qui e appunto così ce l'abbiamo collegato. Inoltre non c'è bisogno che stia vicino lo skimmer, quindi adesso ho toccato il telecomando e l'ho spento, ok, eccolo qui riacceso, perfetto. Ovviamente adesso ragazzi è nella fase di rodaggio, perché l'abbiamo appena acceso, quindi il tempo che appunto prenda un poco, diciamo, si inizia a creare il film batterico sulle pareti dello skimmer, della camera di reazione. E questo ragazzi è lo skimmer in tutto, diciamo, il suo spazio. Devo dire che è molto piccolino e abbastanza potente. Adesso ovviamente ce l'abbiamo al 100%, però abbiamo la valvola aperta, ok, non è chiusa, ci vuole un bel po' per chiuderla ancora, e in questo momento lo stiamo facendo lavorare così appunto per far sì che tutta questa zona qui si riempia di film batterico, in modo che appunto facciamo il rodaggio dello skimmer e poi parta in maniera definitiva. Devo dire che è molto semplice da settare, il telecomando anche, scusatemi, il controller è molto intuitivo. Ovviamente abbiamo qui il pulsante del wifi che ci funziona anche come accensione e spegnimento della pompa, quindi se lo tocchiamo la pompa si spegne, se lo ripremiamo si accende. Se lo manteniamo mantenuto 5 secondi inizia a lampeggiare questo simbolo del wifi che abbiamo qui, che appunto ci mette in smart mode, che sarebbe appunto l'opzione per collegare il controller al wifi. Nel caso appunto si mantenga premuto 10 secondi sempre il simbolo del wifi, quello che succede appunto è che si entra nell'happy mode, che attualmente non supportano questi la connessione in happy mode, però appunto quello che vi interessa sapere è che se premete 10 secondi andate in un'altra modalità, dovete mantenerlo solo in 5 secondi. Qui comunque c'è scritto nel caso stesse entrando nella modalità AP, perché esce il wifi con un simbolo di AP appunto scritto le 2 lettere. Detto questo, come vedete sono i simboli della velocità della pompa, tartaruga e lepre, quindi lento e veloce. 7 watt al momento, al 100% consuma, devo dire davvero basso consumo per come sta iniziando, anche come l'ho visto, come è partito, non è niente male. C'ha questa pompa minuscola che secondo me è fenomenale, e ovviamente se premiamo la freccia in basso scendiamo, se la manteniamo premuta scende più velocemente. Stessa cosa per tornare su, ok, e qui abbiamo un tasto di lock e feed. Se la premiamo una volta andiamo in modalità feed, 10 minuti, se ripremiamo riparte lo skimmer si ferma quando entriamo
in modalità feed ovviamente, ok. 10 minuti impostati dal telecomando, però nell'applicazione si possono impostare differenti orari come avete visto. Se appunto lo riaccendiamo e manteniamo premuto andiamo in lock, così non si può toccare più nulla da qui. Solitamente sarebbe opportuno lasciarlo così e comandarlo dall'app. E ragazzi, per adesso quello che mi sta sembrando questo skimmer, uno skimmer abbastanza decente per acquari appunto come questo qui, come un accupetto di 150 litri, è più che sufficiente questo skimmer per allevare pesci e coralli. L'unico appunto che mi sento di fare ad Aquamedic è appunto se si potesse migliorare appunto la diciamo la manopola di livello della camera di reazione, scusatemi, di impostazione del livello della camera di reazione, quindi dell'altezza che poi appunto abbiamo all'interno della camera di reazione attraverso la valvola, e se ci mettessero anche una piccola vite qui per regolare l'aria, secondo me sarebbe anche un'altra cosa opportuna. Ovviamente quando andiamo a regolare la pompa con appunto la potenza, quello regoliamo anche l'aria, però sarebbe opportuno avere anche una cosa che ti permetta di aggiustare ancora più finemente quello che sarebbe l'aria. Però questo ovviamente è una cosa extra, lo skimmer così già è più che sufficiente per quello che deve fare nelle nostre vasche. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile. Vediamo poi come va questo skimmer. Adios.